Ognuno di noi ha tra 30 e 40 trilioni di cellule nel nostro corpo, con ogni cellula contenente il nostro DNA, speciale macchinario cellulare e le sostanze nutritive per mantenere noi stessi e in vita. Ma potresti non aver pensato molto allo speciale strato protettivo attorno all'esterno della membrana cellulare. La membrana cellulare trattiene i componenti della cellula all'interno e funge da barriera protettiva dall'esterno, lasciando che determinate cose entrino ed escano dalla cellula in modo controllato. In questo video andremo a vedere il meravigliosa membrana cellulare in modo più dettagliato. Se guardi una membrana cellulare sotto a microscopio si vedrebbe un mosaico di diverse molecole che si muovono in a modo fluido, quindi gli scienziati descrivono come le membrane sembrano e agiscono come il fluido. Modello a mosaico. Le membrane cellulari sono costituite da tre principali le cose: fosfolipidi, colesterolo e proteine, di cui è costituito il doppio strato fosfolipidico. Singoli fosfolipidi. I fosfolipidi si dispongono in due strati con la testa rivolta verso l'esterno e le loro code rivolte verso l'interno. Va bene. Ma cos'è un fosfolipide? La testa è una molecola di fosfato che ha una carica leggera, quindi è polare e così è attratto dall'acqua, che sono idrofilico, e le due code sono fatte composto da acidi grassi che non hanno a carica e così sono non polari e quindi respingono l'acqua, sono idrofobi. Questa attrazione-repulsione per l'acqua è perché i fosfolipidi si organizzano in due file nell'acqua della membrana cellulare, amanti e odiatori dell'acqua. La membrana è esposta ad acqua mista dentro con altre cose sia all'interno e fuori della cella, e così l'acqua. Teste attratte rivolte verso l'esterno con il code idrorepellenti che si nascondono sul dentro. Poi c'è il colesterolo. Questa speciale molecola prodotta il fegato regola la fluidità e permeabilità della membrana cellulare, come esso fa sì che i fosfolipidi rimangano più vicini insieme. E la terza molecola principale, le proteine. Questi sono disponibili in diversi tipi. Le proteine integrali aiutano il trasporto di grandi dimensioni molecole attraverso la membrana cellulare. Le molecole possono essere trasportate in entrambi direzione, dentro o fuori, e possono andare a abbassare passivamente la loro concentrazione gradiente attraverso canali proteici o contro il gradiente, essendo attivamente pompato da proteine. Pompa la periferica. Le proteine sono coinvolte nella comunicazione e alcuni trasporti, e la glicoproteina svolgono un ruolo importante nella cellula. Riconoscimento da parte del sistema immunitario. Quindi cosa rende questo modello della cellula membrana così speciale? È fluidità e un equilibrio perfetto, quindi che la cellula può muoversi e le sostanze può muoversi facilmente attraverso la membrana, ma la membrana non è troppo fluida, altrimenti non ci sarebbe alcun controllo su cosa sostanze entrano ed escono dalla cellula, o la cella non sarebbe tenuta correttamente insieme. Quindi ora sai cosa trattiene i nostri trilioni di cellule insieme, e tutti gli animali e cellule vegetali, anche questo meraviglioso fluido mosaico di fosfolipidi, colesterolo e diversi tipi di proteine. Se il video ti è piaciuto, dagli un pollice up e non dimenticare di iscriverti, commento di seguito se hai domande, perché no.